Ciao a tutti ragazzi, obiettivo del video di oggi, sempre riguardante il mondo di Tarisland, è parlarvi delle professioni. Allora, io per iniziare come prima professione ho scelto quella del fabbro, dell'hammersmith, per quanto riguarda la creazione dei gear. Allora, la creazione degli equipaggiamenti, di cui vedete la schermata, ha come oggettini principali il rame. Potete creare il vostro elmetto di base di partenza e potete creare i martelli di rame con i quali lavorare i vostri materiali. Come si sceglie la professione fabbro piuttosto che un'altra professione? Quando arriverete a Silverlit, e esattamente in questa zona della mappa, questa qui, avrete delle bancarelle con i rispettivi artigiani tra i quali potrete scegliere la vostra specializzazione di partenza. Quindi io ho scelto come prima specializzazione il fabbro. Mi sono recato da Muradin, che come potete vedere è un bel nano, bello forzuto, ha tutta proprio l'aria di essere un bel fabbro nano di quelli tosti. E ok, va bene, adesso cioè, io la professione l'ho già scelta, non c'è nessuna schermata di riepilogo, però nel momento in cui la sceglierete la prima volta avrete la vostra schermatina di riepilogo e sulla quale dovete cliccare e scegliere la vostra professione. Non preoccupatevi nel caso abbiate scelto una professione sbagliata o comunque non indicata in quel momento, perché recandovi dagli altri artigiani, parliamo in questo momento con Gaia, avrete modo di switchare la vostra professione. In questo caso Gaia è l'artigiano, poi ci sarà Leiades che è l'alchimista e via così per le varie professioni del gioco. Non ve le elenco tutte oggi, uno perché non le ho ancora approfondite e due perché questo video diventerebbe lunghissimo infinito. Però sostanzialmente sappiate che nel momento in cui avete scelto una professione e la volete cambiare, potrete farlo con un costo esiguo di 2000 silver coin e l'unica pecca è che avrete un cooldown di un'ora tra un cambio professione e l'altro. Però vabbè, non soffermiamoci troppo su queste cose e andiamo effettivamente a parlare di quello che è il crafting dei vostri gear. Dicevamo che per iniziare a craftare i vostri oggetti vi servirà il rame e per recuperare il rame vi dovete recare in questa zona del mondo, esattamente qui all'interno di Ancash Canyon, in questa zona che si chiama Arcane Copper Mine, e andrete alla ricerca all'interno della mappa. Prendiamo la nostra cavalcatura che facciamo prima, all'interno della mappa andrete a cercare, scendiamo da cavallo, andrete a cercare questi massettini, facendo molta attenzione a menare i goblin che vi vengono contro, rendendo questa raccolta più complicata, neanche troppo, però è una buona occasione per accumulare risorse. E insomma, troverete in giro per la mappa questi massi. Utilizzando i martelli di rame che avranno una durability, quindi ogni volta che effettuerete una raccolta, questa durability scalerà di 1 e quindi una volta finita la durability dovrete riforgiare i vostri martelli. Cosa succede? Voi cliccate sulla roccia, ottenete i vostri frammenti di rame più altri oggettini vari in alcuni casi e con il vostro rame più questi oggettini vari che potrete comprare dal market Lifestyle Association, potrete creare i vostri vari oggettini, in questo caso lingotti di rame, che vi serviranno per poi creare gli equipaggiamenti. Ok, ho i miei pezzettini di rame per poter craftare i lingotti, vado nel negozio, mi compro le mie Pyroparticle e crafto i miei lingotti di rame. Perché questo messaggio? Perché in precedenza sono già arrivato a livello 15 della mia competenza. Perché il livello 15 della competenza? Perché praticamente a livello 15 si sbloccano le specializzazioni. Quindi praticamente voi crafterete i vostri lingottini, i vostri elmetti all'inizio partendo da competenza 0. A livello 15 vi si sbloccherà la specializzazione. Le specializzazioni sono di tre tipi, ovvero Collection Master, Processing Master
e Crafting Master. Ognuna delle tre vi conferirà alcuni benefici inerenti alla specializzazione, quindi al momento preciso in cui quella specializzazione ha effetto. E per quanto riguarda Collection Master, quindi appunto inerente alla raccolta dei vostri oggetti, dei vostri materiali per il crafting, avrete quindi tre bonus, ovvero la possibilità di ottenere 4 oggetti invece che 3 quando andate a spaccare la roccetta, andate a prelevare i vostri oggettini. Avrete la possibilità durante la raccolta di ottenere della chalcocite, dei lingotti di chalcocite, che esattamente come si dice non lo so, però sostanzialmente sono dei lingotti che vi serviranno per creare degli oggetti di rarità superiore, oppure la possibilità di ottenere dei Chrysoberyl, un altro nome difficilino, che però praticamente sono degli oggetti che vi danno modo di potenziare la vostra reputazione. Per quanto riguarda Processing Master invece, quando creerete i vostri lingotti utilizzando dei martelli di qualità fine o superiore, quindi martelli di qualità verde o superiore, il vostro vigore sarà ridotto di 1, cosa molto importante perché quando voi utilizzate la professione del crafting, quando utilizzate una professione, non potete farlo all'infinito, ma potrete farlo in base al vigore di cui disponete. Il massimale è 300, craftare degli oggetti vi costa vigore e ogni vigore lo recuperate ogni 15 minuti. Quindi non potete creare oggetti all'infinito, potete crearli in base al vigore che avete a disposizione, se no lo dovete lasciare ricaricare. Ritorniamo alla nostra specializzazione. Allora, altro bonus che dà Processing Master è che quando andate a creare i lingotti ci sarà una percentuale in più di poterli ottenere direttamente rari. E per ultimo, quando creerete i drilling device, ovvero questi oggettini che vi serviranno per il crafting di oggetti di qualità superiore, avrete anche lì una possibilità aumentata di ottenerli di qualità superiore. Ultima specializzazione, che è Crafting Master, avrà come effetti positivi aggiuntivi il fatto di avere il vigore ridotto del 40% quando cercherete di creare dei gear, degli equipaggiamenti di forza combattiva 90 oppure superiore. Una possibilità di ottenere degli equipaggiamenti direttamente a 2 stelle quando creerete degli equipaggiamenti di livello tra 68 e 90, e per ultimo la possibilità aumentata dell'1% di creare dei gear di livello 110 già direttamente a 3 stelle. Praticamente, cioè, queste tre specializzazioni si applicano, diciamo, una principalmente ad inizio gioco quando dovete iniziare a craftare le vostre prime cose e avete bisogno di ottenere materiale più velocemente. La seconda, man mano che progredirete nel gioco per ottenere oggetti di processo sempre migliori e più performanti, e l'ultima quando arriverete a un buon livello del gioco che vi serviranno dei gear un pochino più performanti, utilizzerete maggiormente questa specializzazione per ottenere appunto dei gear, degli equipaggiamenti migliori. Non preoccupatevi anche qui della scelta perché potete cambiarla, potete switchare specializzazione in qualsiasi momento e non c'è assolutissimamente problema. Oltretutto ci sarà modo poi anche di effettuare l'upgrade dei vari aspetti di ogni singola specializzazione utilizzando gli Elementary Specialization Point, tutti nomi difficilissimi, che però saranno relativi alla singola season in questione. E vedremo poi più avanti anche di capire, di affrontare meglio questo discorso. Però, ritornando al crafting e abbandonando momentaneamente le specializzazioni che sbloccherete a livello 15 di competenza, avrete modo, man mano che proseguirete con la vostra competenza, di sbloccare oggetti di creazione e gear sempre più potenti. Per poter
accedere a gear sempre più potenti, avrete bisogno anche di comprare questi diagrammi, che vabbè costano 2000 silver coin, il costo esiguo, ma anche successivamente di sbloccare dei livelli di reputazione. Altro motivo per cui la reputazione è importante, e vi lascio qui sopra la scheda del video che ho fatto sulla reputazione, così potete andare a capire bene anche quello. E insomma, proseguendo con sblocco la reputazione, ottengo oggetti migliori, vado in giro per la mappa a collezionare gli oggettini che mi servono, riuscirete poi ad arrivare a sbloccare e a poter creare i vari gear più potenti che ci sono e avere un ottimo boost alle vostre caratteristiche all'interno del gioco. Spero che questo discorso sul crafting, un pochino confusionario perché le cose da dire sono tante, sia stato d'aiuto e magari nel prossimo video di potermi occupare di una nuova professione.